Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come stanno le mie guerriere e i miei guerrieri? Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, ragazze mie e ragazzi, mi sono arrivate non so quante mail che si aggiungono alle altre 95 che dovevo ancora leggere. È bellissimo, è bellissimo. Tra cui richieste di consulenze tantissime, richieste di percorsi sciamanici tanti. Ok, allora ragazzi miei ragazzi, io sono una, lavoriamo per essere un ologramma. Piano piano vi risponderò, tantissime mail, ne ho letta proprio qualcuna rispetto a quante ne leggo perché vi sto facendo una cosa bellissima, dei lavori stupendi ragazze mie e ragazzi, dei lavori stupendi tra cui un rituale sciamanico. Sto ideando questo rituale sciamanico per te affinché tu possa risvegliare il tuo potere occulto, il potere oscuro, il potere occulto e realizzare un tuo obiettivo specifico, cioè una bomba micidiale. Quindi questo, più sto pensando di fare un podcast importante, boom, breve, diretto, boom. E poi stiamo facendo, ecco perché vi stavo dicendo questa cosa, questo vi sto dicendo, tra le 250 miliardi di mail che mi sono arrivate, mi sono arrivate tantissime richieste per i personaggi famosi. Nella nostra rubrica il gossip stellare, gossip esoterico, i tarocchi delle stelle, che è proprio un format che ho ideato per lavorare nel profondo. E vi ho chiesto non solo di mettermi i personaggi famosi che vorreste tarottizzare da me, ma anche, soprattutto, quelli più odiati. Perché? È lì che si fa il gioco. E mi sono arrivate un casino di mail. Allora, li ho raggruppati in questi nomi. Cioè, poi me ne sono arrivate altre di mail. Non sono riuscita a leggere, ragazzi miei. Piano piano vi leggerò tutte. Allora, mi sono arrivati. Allora, ricapitoliamo i tarocchi stellari che, siccome devo, ripeto, ancora leggere le altre mail, con in oggetto gossip stellare, non so quante ne ho, gossip stellare, ok? Fate bene a scrivermi in oggetto gossip stellare oppure il personaggio famoso che è in oggetto, così so che tanto l'avete già capito, come vedo me l'avete già messo, appunto. Perché voi siete intuitivi, già sapete. Allora, fino a questo momento ho scritto questi e per ogni nome ci sono tipo 10 richieste su quel nome, 12 richieste su quell'altro nome. Ok, allora, ricapitolando abbiamo con la matita rossa ho segnato quelli che bruciano, non vedo l'ora di fare quelli che bruciano perché si smuoveranno le acque. Allora, Freddie Mercury, Cleopatra, George Clooney, Jung, Battiato, Madonna, Achille Lauro, Morgan, Francesca Fagnani, Loredana Bertè, Tesla, Gesù, Maddalena, Adriano Celentano, Alba Parietti, segnata in rosso e iniziano a muoversi le acque. Amadeus, Alessia Marcuzzi, Alfonso Signorini segnato in rosso, laddove Enrico Mentana in rosso, Vasco Rossi, la Meloni, il nostro presidente del Consiglio, un casino di mele sulla Meloni. Ma avete capito proprio il senso di questa rubrica? Bravissime, bravissimi, perché attraverso quell'ombra voi vi alleate al vostro potere, appunto il potere occulto che vi sto facendo nella sequenza del rituale sciamanico. Cioè stiamo lavorando proprio da Dio, ragazze, ragazzi. Poi Trump in rosso, Barbara D'Urso in rosso, non oso immaginare cosa scateneranno questi personaggi. Johnny Depp, Musk, Elodie in rosso, Matteo Salvini in rosso, Cicchi Paone in rosso, Putin, Angelo Duro, Bob Marley non è rosso, Michael Jackson non è rosso, Bruno Vespa è rosso, bellissimo, Valeria Marini in rosso, Gianna Nannini, Maria De Filippi rossissimo, Fabrizio Corona, anche questo in rosso, Vittorio Sgarbi, ho messo il punto interrogativo perché ci sono alcune mail con Vittorio Sgarbi di grande ammirazione e altre mail di profonda indignazione, però con la consapevolezza. Cioè già che mi scrivete, voglio analizzare questa figura che mi riflette l'ombra, dandomi nervosismo, avete capito tutto. Bravo, bravissime.
Quindi, poi mi sono arrivate degli altri, penso che ci metteremo un anno a farli tutti, o magari ne facciamo 2 a settimana, ma vediamo, vediamo, perché a me piace questa cosa che ci fa lavorare nel profondo, eh. Quindi abbiamo la rubrica è stata aperta da Lady Gaga, che ha proprio fomentato gli animi, bellissimo, bellissimo, fomentato la guerra, appunto, appunto, perché la guerra è interna. Ok, vabbè, comunque faremo anche un podcast su questo. Quindi, detto questo, ragazze mie, ragazzi, grazie, grazie, grazie del lavoro straordinario che state facendo, che state soprattutto praticando, praticando, perché la pratica fissa nelle cellule le nuove informazioni, sbloccando l'energia stagnante. Quando coinvolgete il corpo, le mani, con i mudra, le posizioni, i mantra, i rituali quotidiani, voi cambiate la vostra realtà, lo state sperimentando. Benvenute alle ragazze nuove, ragazzi nuovi, a cui faccio un applauso, mi raccomando, studiate, praticate e rendete la vostra vita un sogno meraviglioso. Ragazze e ragazzi, tutto questo è bellissimo, tutto questo è bellissimo, ci stiamo dando dentro. Sì, prima di... Sì, un'altra cosa, perché ho letto alcune email che volevate fare rituale sciamanico insieme a me. Vi sto preparando già un rituale sciamanico che potete fare tutte e tutti. Poi quelli individuali sono un'altra cosa, andiamo più nello specifico, molto di più nello specifico. Però prima di fare il rituale sciamanico insieme a me, che mi scrivete potete fare il rituale sciamanico, e come vi scrivo anche per email, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, in via preventiva mi auguro che abbiate già fatto la prima sequenza fluida di yoga sciamanico che ho messo sul canale e almeno studiare il podcast Magia Pratica 11, il pentacolo magico, ok? Quello come cosa di base, ok? E almeno aver fatto un paio di volte, 3 volte la sequenza fluida yoga sciamanico prima di chiedermi il rituale insieme, ok? In misura preventiva. Così non vi faccio perdere tempo, studiate prima quello e poi eventualmente me lo chiedete, ok? Va bene, allora, ragazze mie ragazzi, per questa settimana mettiamo 2 varianti così le approfondiamo bene. Sono felicissima che state facendo i rituali del vostro segno zodiacale. Abbiamo pubblicato nella settimana che è appena trascorsa tutti i segni zodiacali per l'amore, che sono video sempre validi dal momento in cui lo guardi, in modo tale da andare a lavorare sulle relazioni. Allora, questa settimana 2 varianti, facciamo croce celtica perché sta andando fortissimo, mi sta andando fortissimo. Prima variante coi tarocchi e la seconda variante. Ok. Ah, per le ragazze che mi hanno scritto, tanto vi ho già risposto, però per magari se non ho letto altre mail, i miei oracoli lui-lei potete prenderli da Stazione Celeste che li distribuisce, sono prodotti dalla Modiano e distribuiti da Stazione Celeste. Sotto all'info box trovate il sito di Stazione Celeste. In questa settimana ci sono stati un po' di problemi sul sito per questioni di manutenzione e vi ho mandato tramite email il numero di telefono a cui chiamare, ok? Quindi mi auguro che si sia risolto tutto. Ok, detto questo, poggiamoli qua. Ok, detto tutto, fatto tutto, non lo so, mi sono dimenticato qualche cosa, forse, boh, chissà, non so, perché... Allora, prima variante e seconda variante, vediamo l'energia di questa settimana in modo dettagliato con la croce celtica, poi andremo ad approfondire l'amore, ok? Allora, o prima o seconda o tutte e due, sotto all'info box trovate la timeline dove schiacciare per ogni mazzo, o entrambi. E partiamo dal primo. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi, cosa accadrà in questa settimana di giugno? Croce celtica. Croce celtica, sposto questi se non si vede la mazza. Cosa accadrà in questa settimana per te? E partiamo. Energia generale della settimana alla guida. Ostacolo o sfida principale in questa settimana? Le radici della situazione.
recente passato, giorni trascorsi o settimane trascorse. Prima parte della settimana, seconda parte della settimana, il tuo approccio, influenze esterne, il fatto sia quello che non mi entra nella telecamera, vabbè, speranze o paure, tendenza finale della settimana. Allora, ma perché non mi... Il fatto che non mi... Vabbè, Francesca, datti una calmata, dentro entra tutto, dai, ok. Allora, si vede? Sì. Facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Energia della settimana, la guida. Allora. Eccolo qua, abbiamo un bellissimo carro come energia guida di questa settimana. Mi parla di successo, di avanzamento, però mi dice questa carta che devi procedere in questa settimana come energia guida con determinazione. Determinazione. Cioè, è come se mi dicesse questa settimana sei chiamata o chiamato a guidare il tuo destino, no? Qua ci sono due cavalli e tu che guidi il tuo destino, devi saper guidare il tuo destino perché c'è una grande opportunità di indirizzare delle energie molto potenti. Cioè ti dice questa carta, hai in questa settimana le redini in mano, ma devi decidere dove vuoi andare, perché il carro lo guidi tu. Hai in mano le redini, devi decidere dove vuoi andare. È una carta che ti chiede focus, disciplina interiore e ti dice non cedere alle distrazioni della mente. È il momento in cui, come dicevo prima, puoi davvero muovere energie potenti nella tua vita, ma solo se mantieni l'equilibrio tra mente e cuore, tra azione e intuizione, ok? Fatti guidare dalle intuizioni, determinata, determinato, non ti distrarre, ok? Vediamo qual è. Eh sì, perché il carro mi parla di questo, no? Istinto, ragione, è un po' questo il carro, vittoria, forza soltanto con determinazione. Ok, vediamo qual è l'ostacolo o la sfida principale. Sì, ok, chiaro. L'otto di denari. Non farti intrappolare rispetto al lavoro o rispetto alle questioni pratiche, non farti intrappolare dal perfezionismo, non farti intrappolare dalla routine. Cioè, ti vedo molto concentrata o concentrato sul fare bene, fare bene, fare bene in questa settimana, ma attenzione a non cadere nel controllo o in un eccessivo senso del dovere. Questa è la sfida. Cioè, la magia, no? Non è lavorare tanto, ma lavorare in modo vivo, allineato con il cuore. Come dice la prima legge dello yoga sciamanico, la suprema condotta è l'assenza di sforzo. Ti devi impegnare. Lo sapete, io lavoro più di 10 ore al giorno, ma non è che lavoro. Per me è un impegno, un impegno, un impegno. Quando era al mare qualche giorno fa, a un certo punto alle 4:30 ero andata mi ero fatta venire a prendere da un mio amico, ero con altri amici, stavano facendo, no, aperitivo, non so che cazzo stavo facendo, insomma a un certo punto nel bel mezzo del tre di coppe, diciamo, io dico, no, senti, mi riaccompagni a casa? La mia follia d'acquario. Perché? Che è successo? No, perché c'ho nella testa una cosa, avevo in mente di farvi delle pratiche, delle asana, delle posizioni in quel rituale, no? Che vi sto facendo fare di rituale sciamanico. No, mi devi portare a casa perché devo provare questa posizione, perché per le ragazze, cioè mi ha portato a casa nel bel mezzo della celebrazione, cioè avete capito? È eros il mio, è eccitazione, è impegno, ma non mi sforzo. Quindi questo 8 di denari qui ti dice attenzione, non cadere nel controllo nel senso del dovere, lasciati ispirare delle cose, ok? Lascia che è un po' come dire non restare prigioniera o prigioniero del vecchio modo di fare, perché il vecchio modo di fare è nella tua mente e la mente è limitata a ciò che ha già conosciuto, è l'ispirazione che non hai ancora conosciuto, ok? Vediamo quali sono le radici della situazione di questa settimana, che cosa muove, cosa c'è nel subconscio, no? Vediamo un po'.
Il cavaliere di bastoni, perché c'è molto fuoco dentro, capito? Ecco che c'è il carro qua. Mi dice che tutto nasce da un fuoco che vuole correre. Dentro di te c'è un fuoco, le radici, no? Quello che è il tuo inconscio. È una spinta istintiva, una passione accesa. Probabilmente una decisione presa di pancia ti ha portato con il carro a determinare in questa settimana a fare delle cose con determinazione. Una decisione di pancia è possibile. Oppure forse hai già agito d'impulso, forse hai seguito già un desiderio ardente, no? E questa energia, se hai già seguito un desiderio ardente, una passione, qualcosa, questa energia è stata il motore, ma ora va canalizzata con saggezza. La radice è fuoco, sì, però il frutto deve avere terra sotto i piedi, mi spiego, è tutto in fermento qua. Ok, vediamo cosa è successo nei giorni precedenti. La luna. Nei giorni precedenti c'era confusione probabilmente, forse hai fatto dei sogni un po' strani o ti sei alzata di notte o alzato di notte, c'è un po' di confusione, emozioni profonde c'erano qua nei giorni precedenti o settimane. È come se stai uscendo adesso con il carro, ecco perché c'è tutto questo fermento, da un periodo nebuloso, dove un po' le certezze scarseggiavano, però le intuizioni abbondavano, mi spiego. Forse ti sei sentita o ti sei sentito un po' vulnerabile, o un po' persa o perso, o guidata un po' da visioni interiori. Però che vuol dire qua con il carro? Che ora esci praticamente dalla nebbia. Cioè è come se mi dicesse qua è tempo di dare forma a ciò che ti ha ispirato, dare forma a ciò che hai sognato, ok? Vediamo la prima parte della settimana come va. Wow, asso di bastoni, vedi che ti ho detto c'è tanto fuoco in questa settimana. Il fuoco creativo si accende. Si presenta un'opportunità per te in questa settimana. Può essere o un'idea, o un incontro, o un desiderio di ricominciare. Allora questa carta cosa ci insegna? Prendi questo slancio e usalo per iniziare qualcosa di nuovo. Anche se piccolo, anche se piccolino. Non aspettare il momento giusto, perché il momento giusto è ora. Ricorda di queste mie parole questa settimana. Non aspettare, no, magari è il momento. No, no, è ora. Usa questo slancio, ce l'hai adesso. Ricorda di non ti focalizzare sul perfezionismo, sul senso maniacale, va bene? Perché le carte ci servono ad avere l'indicazione per andare oltre le nostre paure e le nostre resistenze. E quindi, scusami. Quindi ci stanno dicendo proprio questo, ci stanno insegnando questo motore che va, è già acceso, che va direzionato. Seconda parte della settimana, abbiamo un altro paggio, un altro fante, no, un altro perché c'è uno solo qua il fante, questo l'ho visto come fante. Allora, che la seconda parte della settimana ti vede protagonista di un po' di analisi, di osservazione e di chiarimento mentale. Dopo l'impulso iniziale della prima parte della settimana, entri in una fase più mentale. È il momento di valutare, informarti e anche di parlare con chiarezza. È possibile che nella seconda parte della settimana affronterai un dialogo con qualcuno oppure una decisione da prendere. Ti dice questa carta, resta aperto. No, però non lasciarti destabilizzare da pensieri troppo veloci, perché il paggio di spade è la mente, no? Analizza, fa, ok, resta aperta, allo stesso tempo non lasciarti destabilizzare da pensieri troppo veloci. Il fante cosa fa? Sta fermo, ascolta prima di agire. Ok. Scusami, inizio a tossire perché ho acceso le varie arie condizionate nelle stanze, vabbè, mai mentre dormo però. Infatti poi sudo, vabbè. Andiamo a vedere adesso qual è il tuo atteggiamento, la tua posizione. Bello, bello, il 10 di denari, quindi desideri stabilità, valore duraturo. Stai guardando oltre il presente, perché il 10 di denari è anche l'eredità, no? Eredità in tutti i sensi, eredità spirituale, eredità materiale e eredità di ciò che hai imparato dalla vita, ciò che ti hanno insegnato, quindi stai guardando oltre il presente, vuoi costruire qualcosa che abbia radici profonde, che serve a te e a chi ami. Questa energia è molto forte, generosa, piena di visione, no?
E questa energia però, dobbiamo ricordarci sempre l'indicazione dei tarocchi, no? Per ogni eredità, che sia spirituale, materiale, in questo caso materiale, no? Costruire qualcosa in base alle nostre visioni, parte sempre da una scelta quotidiana. E qua ti dicono cosa fare in questa settimana a livello quotidiano, hai l'ispirazione, vai, fai le cose, falle, falle, falle. Non dire il momento giusto, poi dopo, no. Ok? Vediamo cosa abbiamo, cosa arriva dall'esterno per te in questa settimana. Bello, il 3 di coppe, l'ho appena nominato il 3 di coppe. Allora, qua vedo tanta gioia esternamente a te, vedo gioia, vedo amicizie o amicizia, vedo alleanze. Hai una buona energia intorno in questa settimana. Fammi mettere una stellina, fammi mettere il ditino qua, non si sa mai questa donna nuda, vabbè. E mi stanno dicendo che ci sono delle energie a te molto favorevoli, energia leggera intorno favorevole, ti dicono a livello esterno non chiuderti nel tuo processo qua, mm? Nel tuo processo apriti a chi ti vuole bene. E qua ce l'ha le persone in questa settimana. Anche una chiacchierata leggera può portarti ispirazione, mi spiego? Anche una chiacchierata, non lo so, ogni tanto io con la mia amica Chiara, con il mio amico, noi siamo sempre quei 4-5 fissi, no? E intanto diciamo, perché non andiamo un po' a vederci un po' di banalità? Banalità con tutto l'amore, no? Possibile. Un po' di gossip, ecco, non spirituale, ma andiamo a vedere un po' che succede in giro, così, perché ma parliamo, stiamo sempre molto radicati nella pratica spirituale, no? Ecco, questa è la settimana in cui ti dicono alleggerisci un po'. Una chiacchierata leggera può portarti ispirazione, no? E questa carta mi dice che in questa settimana possono assolutamente arrivare buone notizie e anche delle piccole celebrazioni ci saranno, ok? Ok. Vediamo adesso quali sono... Non mi entrano le carte qua. Vabbè. Vediamo quali sono adesso le tue speranze, le tue paure, i tuoi timori rispetto a questa settimana, rispetto a quello che ci siamo appena detti. Sì, il 2 di coppe. Speranze o paure il 2 di coppe. Allora, mi stanno dicendo chiaramente che qua tu vuoi un incontro d'anima. Però sai che cosa temi con questa carta qui? Temi la vulnerabilità. Cioè, sotto sotto desideri una connessione autentica, poi che sia d'amore o collaborazione profonda a livello lavorativo o collaborazione con un amico o un'amica, vuoi una connessione autentica, però temi di non essere compresa o compreso, oppure di dover sacrificare qualcosa di tuo. C'è un po' questa, perché la carta nella posizione speranza o paura è un po' sempre emblematica, no? Vogliamo una cosa ma la temiamo allo stesso punto, mi spiego. Cioè vuoi la connessione autentica ma temi di dover dare qualcosa o di dover sacrificare qualcosa di tuo. Ricordati che l'altro sei sempre tu. Cioè la vulnerabilità è una forza, alleati con la dea della vulnerabilità. E soprattutto le unioni sacre non chiedono rinunce, ma presenza, mi spiego. La rinuncia è più che altro rinunciare a combattere contro la tua vulnerabilità, cioè allearti con la vulnerabilità. Cioè vuoi qualcosa di autentico, però temi qualcosa. È l'ego che teme sempre di darsi all'altro, chiunque l'altro sia, che sia una relazione d'amore, d'amicizia, di lavoro. Mi spiego? Ok. Adesso vediamo qual è la tendenza finale di questa settimana. Certo, sì, è il 9 di bastoni. Il 9 di bastoni ti dice di difendere ciò che hai costruito. Perseveranza. Difendi ciò che hai costruito. Cioè, alla fine della settimana puoi sentirti un poco stanca o un po' stanco, però sei molto più consapevole perché ti vedo perseverante. Sei molto più consapevole di chi sei e cosa vuoi. Cioè, il 9 di bastoni chi è? È colui, è il guardiano che ha imparato a dire di sì e no con chiarezza. Sei più forte di quanto pensi quando esce il 9 di bastoni. E quindi, come vedi, questa è una settimana molto accesa, molto fuoco, molto proficua da un punto di vista energetico, di espansione, di presa di posizione anche, no? E questa, con la carta finale, sciamanicamente parlando, diciamolo così, ti dice che sei alla soglia tra la vecchia te e la nuova te. La prova è difendere il tuo fuoco sacro senza chiuderti.
E il 9 di bastoni ti chiede quale confine protegge la tua anima senza isolarla? Mi spiego? Qua c'hai un fuoco potente in questa settimana da canalizzare, no? Hai una visione grande da realizzare e hai anche un cuore che desidera unirsi e un'anima che sa già benissimo la via. Quindi la vedo molto proficua per te questa settimana. E le direttive sono chiare, appunto. Le direttive sono chiare. Vediamo un po' cosa mi dicono i mini tarocchi in merito. Non le vado a specificare tutte. Andiamo più che altro sull'asso di bastoni. Prima parte della settimana. Sì, 7 di bastoni. Tutti questi bastoni, difendi quello in cui credi, come ci dice il 7 di bastoni. E può arrivare un impulso, come ti ho detto, una novità, qualcosa dove ti vede un po' in allerta, no? Come ti ho detto prima, qua arriva questa opportunità, poi dici, no, magari non c'è la possibilità in questo momento, no, magari, no, è meglio se prendo più competenza, no, fallo, combatti per questa cosa, vai oltre le tue resistenze, mi spiego? Vediamo un po' con il Fante di Spade, seconda parte della settimana. Guarda, c'è un asso di denari, c'è una grande opportunità qua che coglierai. Dopo una valutazione attenta e chiara, qua non ti perderai dietro a dei pensieri più veloci, più futili, ma andrai incontro a questa grande opportunità. Abbiamo 2 assi nella tua stesa, di qualcosa, un asso di denari c'è. Un'opportunità dopo una valutazione, oppure parli con qualcuno, ti chiarisci con delle cose, magari in merito al lavoro, delle cose pratiche. Qua c'è questa opportunità, fai la decisione giusta, mi dicono. Ok, vediamo adesso rispetto a questo 3 di coppe le influenze esterne. La forza, sì, ti dicono soprattutto di cogliere questa leggerezza esterna con persone che ti vogliono bene, cogli anche il senso della magari qualcuno insiste nel volerti fare uscire, tu dici no, non mi sta andando di andare da quella parte, no, vai. Cioè, coraggio, la forza, non sforzati, coraggio nell'andare in qualche direzione dove vieni sollecitato da amici o da persone che ti vogliono bene. C'è anche qua una persona, per alcuni dico una persona che vuole fare pace con te, non lo so, nel giro delle amicizie credo. Tu vorresti una collaborazione autentica con questa persona, ma hai paura della vulnerabilità? È tutto un po' una prova, però va bene, ok? Vediamo ancora. Sul 9 di bastoni, ultima carta. Il giudizio, assolutamente qua c'è una rinascita per te in questa settimana. Il giudizio mi parla di rinascita come esito finale, di anche il fatto che ti darai a queste opportunità senza chiuderti, sei molto più consapevole, hai imparato a dire di sì, hai imparato a dire di no con chiarezza, e il giudizio mi parla proprio della rinascita rispetto alla carta iniziale, ricordiamo il carro, decisioni che prese con fermezza rispetto a una condizione un po' più di nebulosità su cosa fare nel recente passato, assolutamente sì. Ok, vediamo adesso con gli oracoli di Avatar cosa ci dice su questa bellissima stesa. Allora, qua ti dico un po' di segni zodiacali con i quali potrai avere a che fare in questa settimana a livello interpersonale, lavoro, circostanze pratiche, ma ovviamente te li dico per un'informazione in più. Non conta nel senso dell'energia, mi spiego. Allora, qua abbiamo i segni del cancro, i segni dell'acquario, leone, scorpione, Ariete, Leone e Sagittario. Ok, vediamo. La preghiera, bellissima questa scena. Allora qua dice: se vuoi ricevere un aiuto dalla fonte suprema, devi chiederlo, altrimenti loro rispettano il tuo libero arbitrio. Chiedi, ti sarà dato. E poi abbi fede nel processo. La preghiera va posta con fede, senza aver dubbi,
che ciò che ti serve arriva. Non pregare con disperazione, delusione o rabbia. Allora, la preghiera è quando tu parli con la fonte, con Dio. La meditazione è quando Dio ti risponde. Quindi Dio, il creatore, lo spirito. Allora questa è un'esortazione per te, come sto vedendo dalle carte, no? Quello che è uscito. Tu realizzi un obiettivo, la perseveranza nel farlo è quello che devi mettere, la determinazione. Le tue preghiere vengono esaudite rispetto a ciò che vuoi con questo 10 denari, no? Abbi determinazione e fede, non speranza, come vi dico sempre. La speranza è sia che quella cosa ancora non ce l'hai, sia l'attaccamento al risultato e sia la fallibilità della tua preghiera. Fallibilità, non infallibilità. Quindi la fede ha inizio quando finiscono tutte le credenze. Mi spiego? Quindi affidati, ti dicono, affidati e affidati, ok? Ok, adesso andiamo a vedere nello specifico l'amore. Vediamo un po'. Vi ricordo che vi ho messo già i segni zodiacali sull'amore, Vediamo. Amore in questa settimana per te. Qua hai respinto, qualcuno ha respinto qualcun altro, amore respinto, c'è una donna che dà le spalle a un uomo, vedi? Qualcuno ha respinto qualcosa, qualcun altro si può respingere, o c'è questa energia di respingimento, c'è questa energia qui. Vediamo adesso con i tarocchi, questi. Allora, come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi in amore in questi giorni, in questa settimana? Mettiamo la prima fila della tua energia. Abbiamo re di spade qua. Abbiamo 10 di denari. Il matto. Più che sull'amore ti vedo determinata a questo 10 di denari che è uscito anche qui, ho determinato. Allora, a quello che è per te la stabilità familiare o la stabilità tua personale, ti vedo anche andare incontro a nuovi inizi con il folle, cioè a stare più che altro senza aspettative, va bene, rispetto a una persona o all'amore in sé. Ti vedo non avere aspettative rispetto all'amore o alla persona in sé, ma viverti momento per momento, avere fede in quello che arriva, perché ciò che è dominante per te in questa settimana è avere le idee chiare su come raggiungere i tuoi successi di stabilità personale. Poi, se tale stabilità personale concerne anche una persona, bene, però queste sono le tue priorità. Vediamo qual è l'energia della persona che ti può venire incontro in questa settimana. Che ti può venire incontro, ho detto, Perché ho detto ti può venire incontro? Perché ti vedo più concentrata su questo. Vabbè, per ognuna di voi è diverso. Allora, l'energia della persona che ti può venire incontro in questa settimana in amore. Abbiamo un eremita. Abbiamo gli amanti. Abbiamo l'8 di denari. Guarda, qua c'è chiaramente una persona che ti pensa moltissimo e vuole sforzarsi per far funzionare un rapporto. Questa è l'energia di questa persona. È una persona che magari tu non vedi da tempo o una persona molto riflessiva, l'eremita, che ha pensato molto. Qua abbiamo gli amanti, di fare una scelta nei tuoi confronti che vuole far funzionare le cose. Vedi un po' se è il tuo caso. Se è una persona nuova, qua è una persona molto solitaria in sé, è molto riflessiva, però una persona che con gli amanti e l'8 di denari vuole far funzionare le cose o farà funzionare le cose. È una persona che va con prudenza, ma proprio per questo è una persona molto saggia, è una persona che sa stare da sola, che convive bene con la sua solitudine, molto saggia come persona. Queste sono le due energie. Vediamo alla fine cosa succede nell'amore per te in questa settimana. Abbiamo il 5 di denari, amore respinto, questo qui, vedi? Il re di coppe, il 6 di spade. Guarda, qua vedo chiaramente che una persona molto amabile si sposta verso di te, quel 6 di spade. Allora, qua vedo chiaramente che da una sensazione di penuria o di essersi sentiti messi da parte, una situazione di carenza, qua abbiamo un re di coppe, che è una persona che è molto stabile nelle proprie emozioni, ha vissuto i propri inferni interiori e se n'è fatto alleato di questi inferni interiori. Poi che sia regina di coppe, adattala, no?
Il 6 di spade mi parla di una persona che viene verso di te. Può essere una persona nuova, la stessa persona. Comunque, questo vedo. Qua abbiamo un 5 di spade, può essere la stessa persona con la quale la situazione può essere un po' tesa. Vediamo, energia positiva in amore per te. La papessa, energia positiva, fatti guidare solo dalla tua intuizione. Non prendere le cose in modo affrettato, fatti guidare dalla tua intuizione, prenditi il tuo tempo, ti dice la papessa al positivo, e poi sei una persona molto magnetica per questa persona, apri le vie spirituali nell'altro, con il tuo magnetismo e il tuo mistero. Vediamo energia negativa. Infatti abbiamo il 3 di spade, abbiamo avuto una discussione oppure la chiusura con un altro tipo, con un altro rapporto. Ecco perché ti dicono non affrettare le cose, vai pian piano, vedi un po' cosa succede e la tua intuizione ti guiderà. È possibile che farai un viaggio, per alcuni di voi può essere un viaggio, uno spostamento che ti fa incontrare questa persona. Vedete un po' dove vi risuona, però il succo è prenditi il tuo tempo, non affrettare le cose, ok? In quest'altra stesa abbiamo i segni del pesci, cancro, scorpione, vergine, acquario, gemelli e bilancia. E ariete, sì. Vediamo adesso con i miei oracoli lui-lei cosa muove questa persona nei tuoi confronti. Per tutte le ragazze nuove, come vi ho detto prima, li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Questa persona vede la sacralità nel vostro rapporto. Che cos'è il sacro? Il sacro è il darsi, l'offrirsi. E vede il modo anche di approcciare a un rapporto e alle cose in modo diverso, lo può fare insieme a te. Ti ho detto che c'è una persona dall'altra parte con la quale tu ti specchi molto saggia. Cos'altro? La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza dello spirito. E qua mi dice che c'è un'assenza con l'amore o con qualcuno, ma che tu vibri dentro a questa persona, sia che tu la conosca, sia che non la conosci ancora. Ok. Cos'altro? Ah, qua mi parla di nuovo di separazione. Questa è bellissima, questa quando l'ho scritta ero molto provata e molto trascesa, diciamo. Allora, quando ci siamo separati, sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Questa è una grande dichiarazione. Mi sono sentito, dice questa persona, impotente, 5 denari, inerme, davanti a qualcosa che non avrei potuto controllare. Le mie emozioni per te. Re di coppe. O se la conoscerai in questi giorni, è questo quello che ti dirà. Perché è una persona molto riflessiva, molto provata dalla vita e quindi anche molto consapevole. Wow. Bello, 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 bello. Vediamo cos'altro ci dicono questi oracoli. Spingersi al limite, respirare. Guarda, qua mi dicono che c'è una sorpresa per te, una scoperta che si paleserà pian piano in amore. Ti dicono respira, ciò che è buono per te sta arrivando verso di te. Vedi c'è la tartarughina che guarda verso di te. Sta arrivando e sarà come una scoperta per te. Spingersi al limite è la carta un po' del matto, un po' la tua, no? E ti dicono affidati a cosa? Al respiro. Il respiro è vita. Affidati come stai già facendo momento per momento alla vita e la vita ti farà una sorpresa, un tesoro meraviglioso. Ok. Bellissimo, ragazze mie e ragazzi, stupendo. Io concludo qui. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per questa settimana. Ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze che hanno scelto, i miei ragazzi, la seconda variante o anche la seconda variante. Andiamo a vedere quali sono le energie di questa settimana per te. Allora, croce celtica,
quali sono le energie per te in questa settimana. Allora, energia generale della settimana, la guida. Ostacolo, sfida principale. Le radici della situazione. Cosa è successo nei giorni precedenti? Prima parte della settimana. Seconda parte della settimana. Weekend, seconda parte. Il tuo approccio. Influenze esterne. Speranze o paure. Esito, tendenza finale della settimana. Allora, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Energia guida di questa settimana. Ok. L'eremita. L'eremita è l'energia guida. L'eremita è il grande saggio. La chiamata in questa settimana è chiara per te. Ritirati nel tuo sacro fuoco interiore. Qua c'è un signore anziano che fa una posizione di yoga, no? Ritirati nel tuo fuoco sacro interiore, perché questa è la settimana in cui l'eremita ti invita a rallentare, ascoltare e trovare la luce nel silenzio e non nel rumore del fare. Quindi è il momento di chiedere consiglio al tuo sé antico, quello che cammina da tante vite, che conosce i boschi dell'anima. Potresti essere, io credo che qua tu chieda consiglio al tuo sé antico, però puoi trovare anche un mentore fuori, o puoi avere a che fare con una persona molto saggia che è il riflesso di quel tuo sé antico, no? Quindi può darsi che incontri anche un maestro nella realtà fenomenica o anche in sogno. Ci sono anche dei sogni che ti possono parlare con la figura di una persona che è un maestro per te in quel sogno. Perché l'eremita qua è qualcuno che non parla molto, però guarda dentro e il suo sguardo ti sussurra la verità. Ok? Questa è l'energia di questa settimana. Qual è l'ostacolo o la sfida principale? Vediamo. Il 5 di spade. Bisogna fare un po' di attenzione ai conflitti della mente razionale, ai conflitti egoici, perché questa carta porta in essere delle lotte inutili. Ecco perché c'è l'eremita qua, un po' di fagocitazione della mente, un po' di ego, un po' voglio avere ragione, voglio avere, è giusto, secondo quello che dico io. Questa carta porta un po' di lotte inutili, anche delle parole che possono essere dette con astio, no? Oppure anche delle vittorie che però lasciano il vuoto, cioè puoi aver vinto una vittoria che però lascia un vuoto dentro, no? E quindi un po' di orgoglio. Quindi la sfida qua non è nel scivolare nel bisogno di avere ragione, ma di essere vera, ok? Quindi con questa carta qua mi verrebbe da dire, no? In questa settimana chiediti qual è la lotta che sto combattendo che in realtà posso lasciare andare? Mi spiego? Ecco perché l'eremita. Vediamo cosa c'è alla base, alle radici. Eh sì, il 9 di denari, hai costruito tanto già nella tua vita, hai costruito tanto, quindi c'è un grande senso di, di vittoria tua sotto le radici nel profondo, anche se non ne sei consapevole. Il 9 di denari qua mi sta parlando che c'è proprio il tuo potere, hai seminato abbondanza e ora sei in un tempo di raccolta, però anche di discernimento, no? Cos'è il discernimento? Questo va bene per me adesso, questo non va bene più per me, no? E anche un po' una riflessione di questa natura qui.
Ti dice questa carta quanto della tua, perché il 9 denari è indipendenza, energia autonoma, no? Quanto ti dice questa carta della tua indipendenza hai costruito con amore e quanto con isolamento? Mi spiego? Qua c'è un senso di autonomia conquistata, però c'è anche il desiderio di condividere, di condividere questa autonomia con chi ti comprende davvero. Sì. Vediamo cosa è successo nei giorni precedenti o nelle settimane, insomma, passato recente. Ah, qua abbiamo un accordo, abbiamo un cavaliere di coppe. È possibile che nei giorni scorsi o nelle settimane, insomma, qua nel passato recente, ci sia stata una proposta, un invito. Il cavaliere di coppe mi parla anche di una persona romantica, anche idealista, no? È come se mi dicessero nei giorni scorsi è passato un messaggero del cuore. Oppure tu sei che hai vissuto un'apertura emotiva. Oppure ti sei lasciata toccare da un'emozione o lasciato toccare da un'emozione, però puoi non averla colta o puoi esserti più ritirata in te. È passata un'emozione, un messaggero del cuore, ripeto, una proposta, però poi c'è l'eremita, no? È come se mi dicesse, è necessaria un'introspezione in questo momento, da questa apertura che c'è stata, o è arrivato un invito d'amore, o è arrivata una persona che ti ha aperto il cuore, che sia un'amica, un amico, un compagno, che ti ha portato adesso a guardarti dentro. Ok. Cosa succede i primi giorni della settimana, più o meno fino a giovedì, diciamo, mercoledì, giovedì, vediamo un po'. Ah, c'è il giudizio qua. Eh sì, il giudizio è per alcune dottrine tarologiche è proprio la resurrezione dei morti, no? La tromba che suona, c'è qualcosa che c'è per te nei primi giorni della settimana, anche una decisione che devi prendere. Diciamo che la settimana si apre con una svolta e sia qualcosa che chiama dentro di te con forte voce, è una rinascita, un risveglio, una chiamata dell'anima, e sia una questione che ti dice il giudizio non puoi più tornare indietro, perché qualcosa nella tua vita sta emergendo dalla profondità. Può essere una verità che ignoravi prima, oppure un'opportunità che non avevi ancora voluto vedere. Allora cosa ci insegna il giudizio nella prima parte della settimana? Di sì al tuo destino. Sii pronta o pronto a dire di sì al tuo destino. Può essere una chiamata, una decisione, un qualcosa che non si torna indietro. Cioè, c'è il tuo destino che si compie i primi giorni della settimana, si compie ogni giorno il nostro destino. Però i primi giorni della settimana, questa settimana per te saranno importanti perché c'è una chiamata a cui dire sì. Che può essere in forma spirituale, in forma pratica, una chiamata dall'esterno, e sono comunque tutti i tuoi riflessi, no? Perché ogni cosa che vivi è un riflesso dell'anima, ok? Cosa succede nella seconda parte della settimana? Ti prenderai del tempo per riflettere rispetto a quello che succede nei primi giorni della settimana. C'è un 4 di spade. Dopo questa intensità di questa chiamata, di questo sussurro, di questa decisione che prendi, qualcosa che succede nei primi giorni della settimana in modo molto potente, c'è il 4 di spade, una sorta di riposo sacro. È la carta del ritiro, della meditazione, della guarigione. È una persona che riposa nei Rider White, no? C'è una persona che riposa prima di prendere le spade e tornare a prendere delle decisioni. Quindi è il tempo della seconda parte della settimana, diciamo del giovedì, del venerdì, del weekend. Non è il tempo di agire, va bene? Ma più che altro è il tempo di sentire e integrare. Quindi ti viene chiesto nella seconda parte della settimana di ascoltare il corpo. Il corpo ti parla. I sogni, l'intuito. Quindi nella seconda parte della settimana il messaggio è fermati adesso. Ok? Puoi venire a sapere anche qualcosa nei primi giorni della settimana qui, puoi venire a sapere qualcosa. Attenta alle lotte dell'ego, chiediti quale lotta posso lasciare andare. È un risveglio per te questa settimana, è qualcosa di boom. Vediamo qual è il tuo atteggiamento. Sì, qua c'è un po' di tristezza. Il 5 di coppe, dentro di te c'è ancora tristezza, un po' di rimpianto, forse per qualcosa che è andato perduto.
Però questa carta ti dice, sai, nei Rider White il 5 di coppe, negli altri mazzi tarocchi, no? Quelli standard, c'è un uomo che guarda le coppe versate, però due coppe piene sono dietro di lui, no? Quindi è il momento di voltarti e vedere ciò che ancora hai. E qua c'è un campo di girasoli e c'è il sole. Quindi non è il tempo di guardare ciò che hai perso, ma di guardare quello che hai. Quindi questa è la settimana per ritrovare il ponte verso te stessa o verso te stesso. Quindi è molto una settimana di grande fermento questa. Ciò che è andato perduto non va mai perduto. La nostra mente crede di perdere qualcosa. Quindi questa carta ti invita a guardare ciò che hai, non ciò che hai avuto, che ciò che hai avuto fa parte di ciò che hai adesso ancora. Ok, vediamo le influenze esterne, quello che arriva dall'esterno, no? Vediamo un po'. Bello, c'è un paio di bastoni qua. Attorno a te in questa settimana ci sono energie giovani, fresche. Può essere una persona piena di entusiasmo, oppure una nuova opportunità creativa, oppure qualcuno che ti porta un nuovo progetto, c'è un fuoco che può accendersi. Il fuoco è un po' timido ancora, è un po' fragile, ma vivo, ti dice il paggio di bastoni. Quindi può arrivarti un messaggio, una proposta, oppure la stessa parte di te, una parte di te che vuole ricominciare con spirito di avventura. E questa carta ti dice ascoltala. Perché la parte di te che vuole ricominciare con spirito di avventura, anche se quel fuoco, diciamo, è timido ancora, è fragile ma vivo, può palesarsi all'esterno con qualcuno che ti fa una proposta a livello creativo, usciamo, facciamo pure una proposta, un progetto, qualsiasi cosa, è sempre uno specchio di te, no? Allora cosa ci insegna il paggio di bastoni in questa posizione? Ci insegna, ascoltami, ok? Sì, ok, vediamo adesso speranze o paure. Sì, c'è la regina di spade. Allora, la regina di spade in questa posizione mi sta dicendo che nel profondo tu vuoi essere chiara o chiaro, vuoi essere lucida, lucido, forte, però allo stesso tempo è come se la regina di spade chi è? Colei che teme la solitudine di chi ha tagliato troppo. La regina di spade in questo momento conosce la verità e ha pagato il prezzo dell'esperienza di questa verità. È come se mi dicesse in questa posizione che tu vuoi essere libera, però non vuoi chiuderti. Quindi il tuo desiderio è parlare con verità senza però perdere la dolcezza. Chiaro? Ok, vediamo qual è l'esito finale di questa settimana, come si conclude la settimana. 9 di coppe, grande grande trasformazione qua, e un desiderio si realizza in questa settimana, perché il 9 di coppe mi parla di soddisfazione emotiva, è un piccolo sogno che si realizza, no? È un momento in cui ti sentirai in pace con te stessa o con te stesso, e questo piccolo desiderio che si avvera può essere anche la stessa gratitudine per ciò che già c'è, quindi la trasmutazione del 5 di coppe, mi spiego. Sai quelle soddisfazioni emotive del sentirti al posto giusto, al momento giusto, di sentirti piena di tutto quello che c'è in quel momento, anche se magari la tua mente dice ma non c'è niente di quello che vorresti. Ok, il 9 di coppe mi parla della soddisfazione emotiva. Quindi è il cuore che trabocca. Può essere anche una cena con qualcuno, un incontro o una rivelazione interiore che ti fa dire sono davvero dove devo essere. Mi spiego? Sì, è una settimana di grande boom questa, di grande rivelazione anche a livello emozionale, a livello intuitivo. Ci sono delle chiamate a cui rispondi dentro e fuori di te. E mi fa pensare questa stesa. Nella seconda parte della settimana, dove abbiamo questo 4 di spade che è seguito subito dopo questa chiamata, questa cosa che c'è con il giudizio, i primi giorni della settimana, no? Pronuncia questa formula psichica. Io mi concedo il silenzio, così che la mia anima possa parlarmi. E ti parlerà attraverso le immagini, perché la creazione dell'anima l'anima parla per immagini, no? La creazione dell'anima si chiama mitopoiesi, cioè l'anima parla per immagini, le immagini sono tutto quello che ti succede. L'anima ti parlerà
e tu sarai molto felice di quello che ti farà arrivare. Quindi quando arriverà questa soddisfazione, che ti dico arriva durante il fine settimana, offri qualcosa agli spiriti. Dici che cosa? Un'offerta, un dono. Può essere una poesia, possono essere 2 versi che canti agli spiriti o alla luna. Può essere anche una candela bianca, ok? Ringrazia per ciò che è, ringrazia per ciò che è, perché sarà una sensazione proprio di liberazione in questa settimana, di bellezza, ok? Vediamo con i mini tarocchi cosa mi raccontano su alcune carte, non su tutte. Vediamo. Allora, vado dritta al punto su quel giudizio che mi incuriosisce molto. Prima parte della settimana con quel giudizio. Può chiamarti una persona che conosci, prenderti una decisione, prenderti del tempo per dire di sì, no. Magari provi del rancore ancora, delle circostanze di questa natura. Tante sono le cose, io cerco di prendere tutte le dinamiche, no? Allora, vediamo il giudizio. Prima parte della settimana con il giudizio. Sì, qua c'è un re di denari. Per alcuni di voi vi chiama una persona, un uomo, un re di denari. Vedo una figura di una persona molto stabile o una figura di una persona che lavora o può essere il vostro datore di lavoro o può essere la tua stessa energia che prendi le decisioni giuste per realizzare i tuoi obiettivi specifici. Va bene? È tempo di prendere la decisione di rispondere alla chiamata per la tua stabilità. Indietro non si torna, qualche giorno di riposo. Fai quel piccolo rituale, ti suggerisco. Qua c'è il matto, è tempo di riprendere la tua stabilità personale, anche qui me lo conferma con il matto, ciò che vuoi realizzare. Prenditi un po' di tempo, tanto hai già seminato tanto, le lotte egoiche vanno messe da parte, lotta per amore del tuo cuore e qua vedrai grandi soddisfazioni. Sì, vediamo questo 4 di spade. Il 6 di bastoni, assolutamente, il silenzio, quello che ti ho detto prima col 4 di spade, in quel silenzio tu ti rigenererai. E il 6 di bastoni parla di un grande successo che prenderai grazie a questa rigenerazione del weekend. Fate quella cosa, ragazze mie, mi concedo il silenzio così che la mia anima possa parlarmi, perché il 6 di bastoni parla del successo, riprendo in mano la mia vita, ho dei successi, va bene? Per incanalare ancora meglio questa energia. Vediamo con il tuo atteggiamento col 5 di coppe. 2 di spade, sei un po' indecisa o indeciso, puoi essere un attimo in una situazione di stand-by, che decisione devo prendere, no? Quella sospensione sacra, dove devo guardare ciò che ho, non ciò che ho perduto, e quindi di conseguenza qua prenderai le decisioni giuste, te lo dico io. Vediamo questo paggio di bastoni che viene dall'esterno. La regina di bastoni, bellissime carte sono. Qua vedo che questa persona o quest'idea o questa cosa ti motiva molto. Ti vedo uscire o comunque sentirti il potere addosso in questi giorni, ok? Sì, può essere anche un'amica o una persona molto attraente, molto che ti parla o ti comunica, oppure può essere una persona che stimola la tua creatività, una persona molto forte che tu vedi molto forte ed è anche la tua stessa energia che ti vedrai molto forte all'esterno. Mi spiego? Cioè ti sentirai rinvigorito, rinvigorito. Vediamo quel 9 di coppe. E il cavaliere di bastoni, chiaro, vedo tanta energia e tanto fuoco che riemerge in te della seconda parte della settimana, va bene? Per avere questo successo. Quindi vedo anche un fuoco che si accende in te, una realizzazione di un desiderio, di un obiettivo, qualcosa che arriva anche all'improvviso con il cavallo di bastoni. Può essere un incontro, una cena che ti accende, un incontro che ti accende, può essere di qualsiasi natura, qualcosa che ti fa felice, vedo tanto fuoco qua. 3 di bastoni, apertura di nuove possibilità, metti i semi per qualcosa che riguarda il futuro, che è già qui, va bene? Ok.
Adesso andiamo a metterci una carta di queste qui, per quanto riguarda questa settimana a livello generale della croce celtica. Fino a questo momento abbiamo i segni, che poi ve li do come indicazione in più, ma l'energia rimane quella, al di là dei segni che incontri in questa settimana, ok? Ve li do giusto in più. Allora, Vergine, Cancro, Pesci, Scorpione, Acquario, Toro, Capricorno, Ariete, Leone, Sagittario, Acquario, Gemelli, Bilancia, ok. Sogni rivelatori, te l'ho detto qua, che potresti fare dei sogni dove incontri un maestro o è la tua anima che ti parla. Ci saranno dei sogni rivelatori in questa settimana. Un sogno ti indicherà la strada, accetta la sua guida e l'eremita è la guida interiore o esteriore. Può avere anche un maestro esteriore che vedi come maestro, una persona che vedi come maestro, mi spiego, che ti indica la via nelle tue intuizioni. Ok, bello, bello. Vediamo adesso nello specifico l'amore. Vi ricordo sempre di guardare l'amore che ho messo in questa settimana per ogni segno zodiacale e anche il tuo oroscopo per il mese di giugno, ok? Allora, amore in questa settimana per te. Stai sognando qualcuno, l'amore ti sogna, stai sognando una persona o l'amore, c'è un amore platonico qua, qualcosa che non è ancora concretizzato, un amore platonico. Vediamo un po' cosa ci raccontano i mini tarocchi, gli altri, in merito all'amore. Allora. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi in settimana? Nell'amore? 4 di bastoni, 5 di spade l'avevamo qui, il paggio di denari. Guarda, io ti dico, qua c'è il 5 di coppe e 5 di coppe. Qua io vedo delle comunicazioni nell'ambito relazionale, sentimentale, amoroso, delle comunicazioni che si volgono in proposte, no? Il paggio di denari è una proposta, non è solo comunicazioni. Qua vedo della tensione rispetto ad un incontro, possibile tensione da parte tua rispetto a un incontro, rispetto a una certa stabilità con qualcuno, tensione, però c'è la voglia di proporre qualcosa, sì, di parlarsi. Vediamo, energia della persona che ti viene incontro in questa settimana. C'è il carro. Sì, 8 di bastoni, movimento. Guarda, è il diavolo, c'è una persona molto attratta da te. C'è una persona che ha l'energia di movimento verso di te, molto molto attratta. 5 di bastoni, anche probabilmente un po' in conflitto con se stessa o ci sono altre persone, quindi è un po' gelosa, può essere gelosa questa persona di te. Può avere anche una certa dipendenza passionale nei tuoi confronti questa persona. L'energia con la quale, fatto sta che l'energia con la quale ti confronti all'esterno è molto attratta da te, o attratta, sì. Vediamo cosa succede alla fine in amore per te in questa settimana. C'è un 2 di coppe qua. Un 8 di denari e il 9 di coppe. Sai perché sorrido? Sì, gli amanti. Ti prenderai del tempo tuo per decidere. Allora, due sono le cose. Io qua vedo che c'è la voglia. Allora, due sono le cose. C'è la voglia di far funzionare un rapporto da ambo le parti. Va bene? E questo ti renderà molto felice. 9 di coppe. Cioè, quindi, che sia una persona nuova, che sia una persona che già conosci, c'è la voglia di far funzionare un rapporto e questo ti farà molto felice. Seconda opzione, c'è una persona che vuole far funzionare le cose con te, costi quel che costi. Tu te la prendi con calma. Tu te la prendi con calma, sei felice di questa cosa, sei molto felice e soddisfatta, ti vedo. Cioè, preferisci che l'altro ti dia, anche se tu non fai tanti sforzi, cioè li fai il giusto, no? Come è giusto che sia, insomma. Ti vedo contenta o contento.
Vediamo energia positiva in amore per te in questa settimana. Infatti abbiamo la stella, la fede, ritorni a sognare nell'amore. C'è la stella, una grande carta di ottimismo, di amore romantico, anche passionale. Sì, la realizzazione di un sogno, di un desiderio d'amore in questa settimana. Energia negativa. Il re di spade, energia negativa. Può aver discusso con una persona o una persona che può essere stata un po' testadura, una persona con il suo carattere un po' di tensione, no? Re di spade, 4 di denari. Mi parla di una persona che voleva avere sempre ragione. Un po' testadura, un po' chiusa nelle sue paturnie mentali. Però si sistemano le cose, se questo è il caso, si sistemano le cose. Magari una persona che non si apre emozionalmente, mi spiego, lo vedevamo qua più passione, più sessualità, erotismo. Però qua c'è il 2 di coppe, cioè mi parla di una persona che vuole far funzionare le cose. Bello ragazze mie, qua abbiamo il segno dell'Acquario, Gemelli, Bilancia, Cancro, Capricorno e Acquario di nuovo, sì. Vediamo cosa mi dicono i miei oracoli, lui, lei, per entrare nella profondità, magari se è il tuo caso del testatura, qua, vediamo un po'. Vediamo. Per tutte le ragazze nuove le potete trovare i miei oracoli sotto all'info box in descrizione. Vediamo. Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Questa è una persona che può essere stata risentita da un grosso dolore che ha vissuto a livello emotivo o con te o nella sua vita, e che adesso si prende quello che vuole, magari non si è aperto, lo vedi un po' testatura, un po' chiuso, proprio perché può essere risentito, un po' amareggiata questa persona nel perché non è stato considerato come voleva lui, come voleva lei. Ok, vabbè, poi tu sai, cos'altro? Non conosco altra ragione di amarti che amarti, ti amo, punto e basta. Ok, cos'altro? Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. Supererà i suoi limiti questa persona con te. Dalle carte che sono uscite credo che siano limiti di natura espressiva emozionale. Ok, tra l'altro ti ricordo che tu in questa settimana avrai una sorpresa, una gioia. 2 volte è uscito il 9 di coppe e la stella. Il 9 di coppe è come se fosse un po' l'arcano minore della stella, no? Il desiderio che si realizza, che si compie, qualcosa che non ti aspetteresti dall'altro succede in positivo per te. Ok, bello, andiamo a vedere cosa ci dicono questi altri oracoli in amore. Costruire i palazzi, potere superiore. Ah, guarda, qua minuziosamente si mettono le basi per qualcosa di bello che a poco il destino ti porterà. Allora, sono carte molto forti. Costruire i palazzi mi dice si parte dalla base. Le basi devono essere solide fondamenta su cui poter ergere appunto una casa, no? C'è palazzi e casa. Qua c'è la possibilità di costruire veramente qualcosa e anche con la stella e il 9 di coppe si presagiva già. Quindi il potere superiore mi parla di eventi che ti stanno portando questa relazione affinché ognuno dei due si possa mettere a confronto l'uno con l'altra, l'uno con l'altro, per essere autentici. L'autenticità è la base della costruzione per mandare avanti questa relazione. Questo è voluto dal potere superiore. Ok? Wow, sono proprio contenta, soddisfatta di queste 2 estese, bellissime, ragazze mie ragazzi. Io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.